il lavoro del Faraone. Per me è uno dei giocatori più sottovalutati, il Faraone. Lo dico da sempre. Lo dico da sempre. C'è da portarla a casa ancora per la Roma questa partita, perché il Verona, tra le squadre che lottavano per la retrocessione, parlo proprio al passato, non a caso, è stata quella che poi si è messa in riga, una squadra bella quadrata che comunque non è assolutamente semplice e che ti può fare male. E quindi si va tra un po' al recupero, ma ancora sembrerebbe lunga, lunga. Però nel frattempo noi possiamo sciorinarli o no? Non è che i tifosi della Roma la prenderanno a male? Non lo so, vedremo col senno del poi. Perché in caso di vittoria questo sarebbe il 17° risultato utile consecutivo. A me piace sempre parlare del percorso, piace parlare di quello perché presa singolarmente la partita tutti la parametrano un po' al calendario e dicono ma poi quando appunto vai a affrontare Juventus o Lazio come se le avesse perse entrambe quelle partite, quando poi in realtà è vero non le ha vinte e forse per sognare la Champions una delle due andava fatta, andava portata a casa, ma non l'ha persa. Cioè, la Roma si conferma di essere a quel livello là. Cioè, la Roma di Ranieri ci sta dicendo che fosse stata in campo dal primo giorno, fosse scesa in campo, scusate, so cotto, so veramente... Oh, e ci arrivo sempre così a fine giornata, non capisco, non so vecchissimo, eppure è così. Comunque, scusatemi davvero, la Roma dei Ranieri, la Champions se la sarebbe portata a casa, ecco, la qualificazione, intendiamo. E oltre ai 17 risultati consecutivi, io parlerei di appena 3 sconfitte, 5 pareggi, 13 vittorie, ripeto, ma c'è da portarla a casa. Se adesso la Roma non vincono, i tifosi della Roma mi linciano, perché dicono che porto sfiga. E, e tutto questo in 21 partite. Cioè, io me lo ricordo, io me la ricordo sta squadra da dove è partita, da dove è stata raccolta dal signor Claudio. Me lo ricordo e come, signori miei. Prima di parlarne, vi invito a spolliciare verso l'alto per il nostro caro amico algoritmo. Vi invito anche ad iscrivervi se volete seguire i prossimi contenuti, perché domani è Pasqua e io ne approfitto per augurarvi una buona e santa Pasqua. Ma ci saremo, perché poi domani spero di non avvelenarmela, no, la giornata. Si giocherà col Bologna, quindi din don attivate la campanella per rimanere connessi. Grazie, signori miei, davvero. E, siamo veramente al giro di boa, se dice così, l'ultimo minuto. Vediamo un pochettino. Comunque, quello che voglio dire è che comunque la Roma centrata e magari poco creativa, lo dimostrano magari anche le ultime partite. Prima dei due pareggi, lo diceva adesso il telecronista, ci sono state 3 vittorie di misura contro il Lecce, ve lo dico. Fischiato? Secondo Fischiato. tutto il Verona attorno all'arbitro, è finita l'Olimpico, la Roma ha vinto 1-0 soffrendo tremendamente fino in fondo con l'orgoglio dell'Hellas che voleva a tutti i costi battere quel calcio d'angolo. Una Roma sporca, un pochino sporca ma sicuramente molto efficace. Batte l'Hellas Verona orgoglioso di Paolo Zanetti, una Roma che avvicina il quarto posto in classifica, si porta a -2 dalla Juventus, agganciando il Bologna a 57, superando la Lazio in attesa ovviamente delle sfide di Juventus, Bologna e Lazio. Però intanto questo è un altro chiarissimo messaggio della Roma che vuole esserci per il quarto posto fino alla fine. Vuole esserci per il quarto posto fino alla fine? La gira a voi la domanda. Ci sarà per il quarto posto? Per me è difficile, per me per l'Europa League sì, e anche questo non era assolutamente un risultato scontato, ricordiamolo.
Le 3 partite vinte per 1-0 erano relative a Lecce-Roma, Roma-Cagliari e Empoli-Roma. Partiamo dal commento finale, qua che diceva appunto soffre tremendamente. Ricordo un'occasione dopo 2 minuti del Verona, dove tra l'altro dava messa anche un po' la riga, tirata la riga perché bisognava vedere se fosse fuori gioco o meno. Sarr, come si chiamava? Ha avuto quell'occasione là e poi onestamente nel secondo tempo che c'è stato Mosquera qualcosa soffrire tremendamente per me è un'altra roba. Soffrire tremendamente è quando non esci dall'area, quando gli avversari ti creano pericoli. Io invece ricordo l'occasione di Dovbyk quando poi è entrato, quella bellissima giocata di Shomurodov. Soffrire tremendamente è un'altra cosa, assolutamente. Quindi non sono per nulla d'accordo con quello che ho appena sentito. La Roma non sarà bellissima, ma è tremendamente concreta la Roma di Ranieri e magari non può essere bellissima perché può mancare una pedina come Dybala che poi cambia tutto, cambia tutto, anche se stiamo vedendo e assistendo anche a una crescita adesso di Sule importante, perché comunque fa giocate che poi ti portano ti creano scompensi per l'avversario e sono giocate decisive. Bella anche l'apertura, sul gol della Roma c'è un'apertura clamorosa di Cristante, spesso criticato, ma una bella giocata in quella fattispecie, il cambio gioco. Poi stop e zig-zag da parte di Solé, tocco sotto, e poi c'è il solito Shomurodov. Shomurodov è un po' il riassunto perfetto per parlare della Roma di Ranieri. Shomurodov, cioè, Shomurodov non lo voleva nessuno. Shomurodov invece è oggi un giocatore assolutamente credibile che lega il gioco sicuramente meglio di Dovbyk stesso. Mi è piaciuta anche la mossa di lasciarlo in campo per un frangente di gara insieme allo stesso Dovbyk. Non possiamo dire che Ranieri non le provi, non ci provi in tutti i modi, e certamente dà spazio un po' a tutti e certamente a chi lo merita. Ma punto di forza direi proprio questo invece, che sa soffrire adesso la Roma, non si impanica secondo me, sa soffrire anche. O meglio, ripeto, è una sofferenza, per me la sofferenza è un'altra cosa, ecco, onestamente. Però, diciamo così, non la vedo favorita per la corsa Champions, no che non ci lotti, per il fatto che anche per calendario alla mano, in questo caso bisogna dirlo, perché la Roma poi affronterà Inter, tra l'altro ecco 17 risultati oltre consecutivi, questo è cioè un bel biglietto da visita con cui si presenterà alla sfida contro l'Inter, per l'appunto, poi ci sarà Fiorentina, ci sarà l'Atalanta, ci sarà il Milan e nel finale il Torino, quindi non sarà facile, di certo è più agevole il cammino della Juventus. L'Atalanta credo che sia in ripresa, proprio per questo motivo c'è lo stesso Bologna, tenderei a dire che è difficilissima la Champions, andava vinta almeno una gara tra Juventus e Lazio, soprattutto con la Lazio mi aspettavo qualcosa in più dalla Roma, devo dire. Ma nel totale cosa gli vuoi andare a dire questa squadra? Gli ho elencato i primi numeri e tutto il resto, ragazzi miei. Ce la troveremo di fronte fra qualche giorno, ma adesso non ci voglio pensare perché è Pasqua, ecco, sostanzialmente. Che gran lavoro di Ranieri, diciamo sempre, ma gran lavoro anche di Zanetti, perché poi ci concentriamo sulla squadra big e mettiamo un po' da parte l'altra, ma non era assolutamente scontato che il Verona si salvasse, anzi sembrava quasi non attrezzata a un certo punto per farlo, faceva acqua, invece questa è una squadra messa bene in campo e l'abbiamo visto anche stasera onestamente. Va bene signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, io come dicevo sono cotto, vado a nanna, ancora auguri, buona Pasqua, a domani.